Cosa mai potrà succedere in un posto del genere? Di tutto! Oggi riprendiamo il viaggio in due e ci spostiamo verso una delle zone più suggestive e scenografiche della Colombia. Quando ero bambino mia mamma mi diceva sempre: Paolo, non prendere passaggi dagli sconosciuti. Scusami madre por mi vida loca. Perché da quando siamo in viaggio siamo saliti spesso a bordo dei più svariati mezzi con degli sconosciuti. L'autostop è un modo di viaggiare che ci affascina sempre molto. Si condivide un pezzo di strada e si guarda per qualche chilometro lo stesso paesaggio. Ci sono stati paesi in cui ci siamo spostati solo così, macchina dopo macchina, storia dopo storia. Paesi in cui ci abbiamo provato a tirar fuori il pollice senza però riuscire a fermare nemmeno una bicicletta. E paesi in cui non ce la siamo nemmeno sentita di provare. Oggi, nel posto più arido della Colombia, ci ritroviamo a mettere tutta la nostra fiducia in persone mai viste prima. Alla fine non è proprio questo uno dei sensi più profondi di un viaggio? Leggere l'autenticità di un gesto gentile e disinteressato, farne tesoro e dargli valore. Piccolo disclaimer. Non rifatelo a casa. Buongiorno ragazzi da Bogotà, noi siamo tornati nella capitale, quindi praticamente stiamo facendo un salto temporale anche spaziale, perché negli ultimi giorni siamo stati insieme a Serena e Richard, che però adesso sono tornati a Londra. Intanto qua, come vedete, abbiamo un po' di movimento, è domenica pomeriggio e c'è anche un'angela da questo lato. Eccomi, c'è un sacco di gente in questa piazza super viva oggi. Allora, con Serena e Richard siamo stati insieme ma non abbiamo ripreso molto, ci siamo goduti proprio il momento, anche perché li abbiamo riportati in dei posti che a noi sono piaciuti molto qui in Colombia. Uno fra tutti, Jardín, che per ora è il nostro posto preferito in questo paese, quindi siamo stati anche insieme a loro a girare tra le piantagioni di banane e di caffè. Insieme a loro abbiamo visto anche Santa Fe di Antioquia e Guatapé, e trovate il video sul canale. Nel video precedente siamo andati insieme ai posti che noi non avevamo esplorato. Siamo tornati anche qui a Bogotà tutti e quattro, ma abbiamo visto Bogotà da un altro punto di vista. Altra città, altra cabinovia. Stiamo salendo sopra Bogotà. Siamo arrivati a 3152 metri sul livello del mare, siamo saliti nella parte di Montserrat, questo era il teleferico che ci ha portato su. Da qui sopra abbiamo la vista su tutta la città di Bogotà, qui sotto si vede quanto è grande e immensa questa città da 12 milioni di persone. Questo è il santuario di Montserrat e si viene qui più che per la struttura del santuario in sé, che è molto molto semplice, più che altro per la spettacolare vista che c'è da questo lato. Per i fedeli questo è un luogo di pellegrinaggio molto molto importante, tanto che salgono proprio sulla cima del monte in ginocchio. Ci sono delle scale, si può salire in ginocchio. Noi la faremo in discesa invece, quindi ci piace vincere facile oggi, ma pensate comunque il dislivello è moltissimo, perché passiamo dai 2007 ai 3100 abbondanti qui sopra, ma soprattutto il fatto che essendo a questa altitudine comunque si sente molto di più la fatica, perché il fiato è molto più corto. Anche all'interno del santuario è molto molto semplice, ci sono già le luci e i decori di Natale. Proprio accanto alla navata principale poi c'è la cappella della Vergine di Montserrat e qui dentro c'è la statua. Intanto fuori dalla chiesa abbiamo trovato un portafoglio e stiamo cercando di capire se... Ah, ecco, è di quel signore, già trovato, perfetto. E proprio dietro al santuario c'è tutta questa zona dove vengono venduti souvenir di ogni tipo, dai cappelli ai ponci. E continuando la strada poi inizia tutta la zona con i ristoranti. Tanti ristoranti ragazzi, e quindi ci vogliono anche i mezzi di trasporto per trasportare tutta la merce, e loro sono il mezzo di trasporto, tutti questi asinelli che fanno il lavoro più duro. Abbiamo iniziato la discesa dalle scale, questo è tutto il percorso che si può fare sia in salita che in discesa, è aperto soltanto fino alle 4 di pomeriggio, quindi dopo quell'ora rimane chiuso, o si può fare ma ha proprio rischio e pericolo. Questa intanto è la vista mentre scendiamo.
Viaggiare in 4 è sicuramente diverso rispetto a viaggiare in coppia, ma noi siamo un gruppo bello affiatato perché varie volte Serena e Richard ci hanno raggiunto in questi anni in viaggio nei diversi paesi. Una differenza che abbiamo notato qui in Colombia è che in 4, se si è in 4, costa di meno chiamare un taxi tramite le applicazioni come Uber o InDrive, che è la versione proprio colombiana, perché si divide appunto per 4, quindi costa meno rispetto a prendere gli autobus. E quindi abbiamo fatto anche un'esperienza interessante. Oggi prendiamo il taxi che è stato abbellito così. Fantastico. Pure qua dietro. Ma che spettacolo. Anche dentro, devo dire. Fantastico. Intanto in questo momento in piazza c'è qualcosa di simile a un comizio e poi ci sono questi bellissimi carretti che trasportano bevande da questo lato e anche dei pansiti, cioè delle piccole brioscine, e anche il canelazo, quello del canelazo che viene fatto. Hola! Gracias! Sì. Esto es canelazo? No, Aromática. Aromática. Ah, che bellezza! Attenzione, qua abbiamo una coppia, cane Dracula e cane Pipistrello. Qui c'è un intero banchetto dove ci sono dei souvenir che sono stati fatti tutti quanti con le banconote del Venezuela. Questo ci fa capire che effettivamente probabilmente queste banconote valgono molto molto poco e qua ce ne sono diverse. In realtà, ecco, non sappiamo se siano vere o che cosa. ¿Están banconotes corrientes? ¿Corrientes? Corriente es esto. Ah, non sono corrientes. Ah, non sono correnti. Ah. Estos son corrientes. Todos originales. Esto no circula, esto sí. Ah, ok. Claro, gracias. Ok, ora abbiamo capito. Allora, ci sono questi souvenir che sono fatti con banconote fuori corso che non circulano, e io avevo capito qualcosa di diverso, leggermente diverso, con un altro significato, e invece ci sono quelli fatti con le vere e proprie banconote che circolano ancora, ma che hanno perso tantissimo il valore perché in Venezuela c'è stata negli ultimi anni un'inflazione pazzesca. È arrivata la sera, ragazzi, allora noi siamo stati in questo periodo proprio nel centro di Bogotà. Devo dire che, visto che siamo stati recentemente anche a Medellin, la situazione qui a Bogotà è completamente diversa. Devo dire che questa grande città è la grande città che ci piace di più in Colombia in assoluto, sicuramente. Noi adesso comunque ci stiamo spostando, abbiamo preso gli zainoni e stiamo andando verso la stazione degli autobus perché affronteremo una delle soliti notti in giro per spostarci. Stavolta ci sposteremo verso sud, anche perché siamo entrati nel 3° mese di permanenza in Colombia, quindi siamo abbastanza agli sgoccioli. No, abbastanza, c'è ancora un po' di tempo. Dopo aver chiesto ad almeno 10 persone diverse, finalmente abbiamo trovato la soluzione. C'è un autobus che è il G47 che proprio dal centro ci porta fino al terminal sud di Bogotà, perché ci sono anche qui diversi terminali, quello nord, quello Salistre e quello sud. Noi andiamo a quello sud appunto perché siamo diretti verso il basso. Prendiamo questo autobus che si chiama Transmilenio, è in pratica una specie di metro non metro fatta con i bus, quindi hanno una corsia preferenziale, sono molto veloci e si accede in mezzo alla strada, cioè tutto questo terminale, questo portale è a metà tra la carreggiata di sinistra e la carreggiata di destra. Mi piace che mischi parole spagnole, perché questo portale, vabbè, la pensilina insomma, questa pensilina è proprio in mezzo alla strada, alle due carreggiate, quindi arrivano questi mega autobus che sono tra l'altro enormi, li abbiamo visti in giro, hanno tipo 3 vagoni, sono lunghissimi ed enormi, come questo, vabbè, appena passato non si vedeva, e sono abbastanza veloci, quindi adesso con questo autobus raggiungeremo il terminal del sur. È arrivato il nostro autobus, ragazzi, appunto lunghissimo perché è fatto di come se fossero 3 autobus attaccati, e adesso entriamo, si apre esattamente come una metro e via. Vedo che c'è gente che ha fretta, non vuole rimanere fuori, eccolo infatti che si chiude. Arrivati, ragazzi, nel giro di 10 minuti tutta la città era bloccata, intappata nel traffico, e noi invece ci abbiamo messo pochissimo. Una figata questo Transmilenio.
Siamo arrivati con discreto anticipo, noi siamo fermati in questa panaderia proprio accanto alla stazione degli autobus e ci siamo presi queste bestiacce. Sono le uniche due cose non dolci che ci sono, quindi abbiamo questo pansito col formaggio enorme e questo invece che è un pastel de pollo. Ore mezzanotte e mezza, il nostro autobus doveva essere un'ora fa, ma non è partito perché c'eravamo solo noi due praticamente sull'autobus e quindi ci hanno spostato sull'autobus dopo che è all'1:45, quindi stiamo aspettando all'interno della stazione che è praticamente vuota. In questo momento c'è la signora che sta pulendo tutto il pavimento, abbiamo infatti tutti gli zaini qui sulle sedie con noi e quindi manca ancora più di un'ora prima che arrivi l'autobus. A luna di notte nella periferia di Bogotà c'è comunque ancora un bel movimento. Ore 6, ci siamo quasi. Che botta di calore! Siamo scesi al paesino di Aipè. Signore con sciabola, non si vedrà mai, ma ce l'ha. Siamo alla ricerca di un posticino per fare colazione, poi ci sediamo un attimo e facciamo un po' il punto della situazione, perché comunque questo paesino Aipè non ha niente di particolare se non una cosa che è il traghetto che ci porta al di là del fiume. Caffè, trovate una bella botta di caffeina per entrambi e anche due bei panozzi. Ci stiamo addentrando nella giungla per andare a prendere il ferry, il traghetto che ci porterà dall'altra parte verso il paesino di Villavieja, da cui poi si può visitare il deserto famosissimo del Tatacoa. È scritto qua, ferry desierto. È scritto anche lì veramente. Passiamo sul fiume a piedi e adesso non ho ben capito dove stiamo andando però. Non me l'aspettavo così rurale la questione. Da questa parte ci sono le mucche che stanno muccando, un bel silenzio, un'aria bella pulita, un caldo anche importantissimo, perché comunque ragazzi oggi, cioè stanotte, siamo passati dai 2600 metri di Bogotà ai 400 metri sul livello del mare, quindi la differenza veramente da tutti i punti di vista si fa sentire. Questo traghetto è soltanto per le moto, quindi da qui le macchine non passano e in effetti non potrebbero passare da queste stradine. Ma veramente c'è un traghetto qua in fondo? Non c'è nessuno, non ho visto nessuno passare, solo noi. Qualcuno finalmente passa, è appena arrivato col ferry. Buenas. Belli questi cartelli scritti a mano. Bienvenidos al desierto La Tatacoa, Villavieja. Percorso ostacoli, qua bisogna passare sopra questi che sono quelli per non far passare gli animali, però non fanno passare neanche noi perché hanno degli spazi larghissimi tra uno e l'altro. Ok, sì. Eccola la barchetta che ci aspetta. È bella grande, al momento c'è soltanto un signore con la moto. Vediamo se possiamo accedere anche noi senza nessun mezzo. Esattamente come l'ultima volta che l'avevamo salutato, il fiume scorre velocissimo da sud verso nord. Tutto pronto, very good. Mi sa che si parte perché è arrivata anche un'altra moto, sono due moto. Eravamo già partiti ragazzi, però è arrivato un altro motociclista lì in fondo e allora stiamo tornando indietro ad accattarlo. Servizio immediato ragazzi, il tempo di attaccarci, il signore è salito direttamente con la moto e ora ce ne stiamo già andando, cioè tutto così veloce. La traversata dura giusto 5 minuti, siamo passati sull'altra sponda, qua si vede ancora meglio quanto è veloce la corrente, rapidissima, le signore però super brave, in un attimo siamo arrivati dall'altro lato, c'è solo una barca che fa avanti e indietro, quindi un traghetto, quindi bisogna aspettare, ma appunto essendo così veloce non sarebbero necessarie neanche più di una. Il prezzo è di 10.000 per 2 persone, è uguale sia a piedi che in moto. Qualche ora dopo
Eccoci qua ragazzi, abbiamo fatto un paio di ore di sonno già, abbiamo trovato il posto per dormire, 50.000 notte, come al solito in Colombia difficilmente si scappa, quindi siamo sui 12 euro a notte, abbiamo già usufruito di questo mega stanzone che abbiamo trovato proprio nel paesino di Villa Vieja, abbiamo già fatto un bel bucato Come che sempre, mutande in primo piano, perfetto. continua da quel lato, poi continua anche da quest'altro lato. Stiamo in un stanza che sembra la stanza di un ostello, no? Sì, è gigante, 4 letti, 4 persone, quindi è enorme. Però Tutta per noi. Very good. È un nuovo giorno ragazzi, noi oggi siamo pronti per andare al deserto della Tatacoa, ma ha cominciato a piovere purtroppo. È un deserto umido, mi sa questo, infatti sta piovendo di brutto e niente, dobbiamo solo aspettare un po' e poi cominciamo a camminare, perché oggi abbiamo deciso di camminare anche. Insomma qua è anche peggiorata, c'è un buco qui, noi siamo al barettino, abbiamo preso un caffè e qualcosina da mangiare, qua però si spostano un po' tutti. Ha smesso e addirittura c'è un tipido sole da quel lato, è tutto bagnaticcio e noi andiamo adesso ragazzi perché comunque ci vuole un'ora e mezza, quindi contiamo insomma nel frattempo che poi il deserto fangosino si asciughi un po' per fare un giro. Allora ci sono diverse opzioni per fare questo deserto, si può prendere un tuk tuk, si può prendere un mototaxi oppure si può camminare e quindi noi abbiamo scelto la terza opzione anche perché sono tipo 5 km, dovrebbe essere un'oretta. E possiamo farlo tranquillamente sulla strada principale, quindi evitando di andare adesso nel fango. Adesso andiamo e vediamo un po' come si mette. Nel frattempo ragazzi Angela è sveglia dalle 6 di mattina, sono le 7:30, quasi le 8, ma Ce la niente. faccio oggi. No, proprio niente. Uno zombie. Guarda che bella faraona. Lei c'era finita sulla macchina in Messico, era finita in macchina. Ma che pollo, cosa trovo? Vai via! Vai via da qui! Ma sul fornello si mette. È sul fornello! Via! Non ci posso credere! No, ma no, come ti permetti? Iniziano i cactus giganti sulla strada. E il ragazzo ci porta. Grande, gracias. Eccoci qua. Grande. Addirittura siamo seduti belli comodi. Abbiamo abbandonato i nostri buoni propositi dopo 5 minuti in pratica. Cactus dappertutto. Ok, grazie Jonathan. Ciao. Fantastico Jonathan che ci ha lasciato sulla strada appena si è iniziato a vedere il deserto rosso. Questa è la prima parte, non è neanche l'entrata ufficiale, ma siamo un paio di chilometri prima, ma già si inizia a vedere qualcosa di molto molto interessante. Abbiamo fatto pochi passi, ma come vedete questo deserto rosso ha un piccolo difetto, cioè ti si attacca alle scarpe che diventano pesantissime. Siamo fatti i tacchi, siamo fatti. Guardate qua, è tutta questa terra rossa che ha creato queste forme stranissime. Madonna. Tento non cascarci No, si è fatta troppo grossa qua. Sì, questo sì. Questo è particolare, eh? Questo cactus sembra una torta. Guarda che bello. Stamattina comunque neanche il tempo di alzarci, che già stavamo assistendo a qualcosa di davvero rarissimo, cioè la pioggia, perché in teoria questa zona ha un microclima diverso per cui non piove quasi mai. Noi abbiamo beccato proprio il giorno del quasi mai, infatti adesso si è aperto completamente, non c'è più neanche una nuvola in cielo, sembra una giornata completamente diversa rispetto a qualche ora fa. E questa zona in realtà non è un vero e proprio deserto, quindi non è un deserto come lo intendiamo noi con le dune o altro, ma si è formato perché
perché è diventata una foresta tropicale arida. In pratica, non piovendo quasi mai, si è asciugato tutto il terreno completamente. No, ci siamo dimenticati l'adesivo. Qua la gente passa, appiccica l'adesivo e noi non ce l'abbiamo purtroppo. Questa comunque è zona di osservatorio astronomico. Questo perché in questo deserto non c'è un inquinamento luminoso e quindi di notte si possono vedere i pianeti, le stelle e la luna. Comunque è bellissimo camminare dentro un parco nazionale in mezzo al deserto. Ci sono pochissime macchine che passano, soprattutto invece moto di persone del posto col cappello, gli stivali, è tutto molto tipico, molto bello. Comparso un mini ristorante dove ci si può bere qualcosa e mangiare mentre si visita tutta questa zona, e qui dietro ci dovrebbe essere il punto panoramico con la vista proprio tipica del Tatacoa, quindi quella sul deserto rosso, che è proprio il simbolo un po' di tutta questa zona. E infatti, ragazzi, guardate dall'alto! No, che spettacolo! Angela, tutto questo un giorno sarà tuo. Il Re Leone, Simba, mi alzi in braccio così. Un bel giorno Ma ti pure la accorgi canzone. che esisti. Non c'entra niente con il Re Leone. È vero, ma dai, sembra un po' il promontorio con la vista, bellissimo. Mamma mia, cosa abbiamo davanti? Ma sembra essere su Marte, non lo so, neanche... Più Marte che il Re Leone, direi, no? Più Marte. Comunque dobbiamo immaginarci che qui, milioni di anni fa, passava un fiume che poi asciugandosi ha lasciato, e poi chiaramente con l'azione di milioni di anni di agenti atmosferici, ha creato questa bellezza che abbiamo davanti. È una giostra che va, questa vita che... Quello che è rimasto dopo che il fiume si è asciugato è questo terreno, che è rossiccio perché contiene tantissimi ossidi di ferro che gli danno quindi questo colore rossastro, che creano questo effetto, a questo che è appunto chiamato il deserto rosso, in lingua locale lo chiamano Cusco. Si sono formati tutta una serie di canyon e un vero e proprio labirinto, quindi adesso noi andiamo lì sotto e ci infiliamo in quella strada per esplorarlo anche dal basso. Vamos, Angela, al labirinto rojo. Atención però perché sta proibito subirse a las formaciones, quindi stiamo sul sendero. Certo che dall'alto queste formazioni non sembrano così alte, poi scendi e ti trovi davanti tipo questi bestioni da 3-4 metri, da questo lato poi si prosegue verso questo canyon. È tutto fatto tipo a serpentina perché l'acqua quando piove passa di qua e scende a valle. La roccia è tutta molto friabile, quindi le piante sono praticamente appoggiate sopra questa roccia e si vede qua tutta questa pianta, anche piccolina, che ha tutte le radici che si infilano e sbucano qua e là nella roccia. La vegetazione, ragazzi, è bizzarra perché non siamo in un vero e proprio deserto, come diceva Angela, ma siamo più in una foresta tropicale arida e secca. E infatti ci sono entrambi i tipi di piante. Ci sono i cactus, chiaramente le piante grasse, qua insomma guarda ne spunta questo, uno. che spuntoni che ha. Tra l'altro questa è in orizzontale perché la roccia sta cadendo, piano piano non la regge più, quindi è cambiata la posizione che ha, sta cadendo piano piano, bisogna stare attenti. Sì, qua. se stai passeggiando e sei distratto rischi no, qua. ti fai molto male, appunto. sì. E poi c'è anche tutto il resto. Innanzitutto c'è un po' di erba e si vede un po' ogni tanto questo manto erboso, e poi anche altri tipi di piante, come ad esempio alcuni alberi come questo qua dietro. Questo, ragazzi, in realtà è un deserto vivo, nel senso che cambia completamente forma a seconda della pioggia che riceve, quindi anche stamattina ha cambiato un pochino la sua forma, perché comunque l'acqua, passando su questa roccia che si sgretola molto molto facilmente, la va a modificare, quindi anche dall'alto la forma che assume tutto il deserto cambia. Guarda, qua sembra bella dura, in realtà è dura. Ecco.
Che potenza! Non è potenza. Alcuni passaggi sono molto molto stretti e poi la parete qui è molto più alta, quindi non si vede nulla attorno e si trasforma tutto in pratica in una specie di labirinto tutto a serpentina. Angela, Sì? a proposito di serpenti, ma tu lo sai cosa vuol dire Tatacoa? Cosa? Nella lingua antica, originale? Eh. Serpente a sonagli. Ma perché ci sono i serpenti a sonagli? Perché ha la forma. Ecco, mi hai messo l'ansia. Come al solito, devi dirmi no, non ci sono i serpenti. Eccolo, fa apposta. Qua le radici sono venute fuori tipo di 1 metro. Ci siamo fermati un attimo a guardare la mappa per capire se su Maps.me c'è l'indicazione di questo sentiero, perché ci dà un po' l'idea che ci siamo un po' persi, perché è vero che c'è un sentiero principale ma poi si dirama in alcuni punti, quindi non sappiamo se siamo sulla strada giusta. Dovremmo. Ci siamo? Sì, ci siamo persi per un momento in mezzo qua a 2 sentieri nel nulla più totale, e adesso però abbiamo ripreso il sentiero principale. Dovrebbe continuare di qua adesso. Pensavo dall'altro lato, vedi? Che di qua c'è la strada principale, quindi dobbiamo andare di lì. Abbiamo sbagliato, abbiamo preso un'altra strada che non era la principale, noi siamo sbucati da lì. Qui sono bellissimi i rondò, ragazzi, perché vedete la strada gira attorno a questa parte centrale. Qui hanno voluto decorare con dei bellissimi cactus, molto belli devo dire. Hai visto che non fanno il fiore, fanno tipo una specie di bacca. Sì, hanno gli occhi. Viola, sì. Guarda qua! Tracce di altra vita. Ci sono anche le caprette, ragazzi. Siamo noi e le caprette. Eccola l'altra vita. Ci aspettavamo comunque, ragazzi, al Tatacoa, che è un luogo molto molto conosciuto in Colombia, tantissima altra gente in più. In realtà al momento abbiamo incrociato soltanto un paio di turisti. Questa invece è la rotonda del cactus. Ah, che bello il cactus qui che se ne sta lì in mezzo. Mamma mia, ragazzi, che dobbiamo dire qua? Bellissimo. In questa parte del sentiero le formazioni sono ancora più alte. Siamo sui 10-15 metri. Mamma mia, ragazzi, Grand Canyon in miniatura qua. Là dietro è bellissimo. C'è anche una finestra qua. C'è la finestra lì sopra che si è formata. E da questo lato ancora più alte. Piccolo problemino, ragazzi, è che a una certa ora arriva il caldo. Calore. Attenzione qua, ci sono le spine. Però sempre più dentro, sempre più figo. È tutto molto molto selvaggio, in realtà hanno provato a costruire alcune strutture ma non hanno retto, perché la natura qui ovviamente è la protagonista, quindi si è ripresa un po' tutti questi pezzi che hanno provato a costruire. Siamo usciti dal labirinto rosso, abbiamo trovato l'uscita. Siamo tornati sulla strada, come al solito noi abbiamo un tempismo perfetto, perché adesso è il momento migliore per tornare dietro a farsi 5-6 km. Vabbè, comunque vediamo come si mette, magari qualcuno passa e vediamo. E però da qua si vedono benissimo tutte le montagne che circondano il deserto, ed è proprio grazie a queste montagne che in realtà si è formato, perché proprio bloccano o dovrebbero bloccare gli agenti atmosferici. Oggi non è successo, infatti abbiamo preso la pioggia. Tanto qua ancora ci stiamo liberando dai fanghi. Io sono a posto. Uno. Io più o meno. Tu Angela? Insomma. Comunque stamattina Jonathan si è fermato lui per noi. Cioè noi stavamo guardando dritto e ce lo siamo visto da dietro che si è fermato e ha detto venite, vamos al desierto. Quindi non abbiamo chiesto niente in quel caso. Adesso invece vediamo cosa succede. Magari il segno. Niente, è andato, è già pieno. Ecco qua, mettiamo il piede. Ok. Acá. Sta bene? Sì? Ya No. lo puse, no, acá la piel. ¿Dónde? Bájalo. Ah, acá. ¿Sí? ¿Así? No. No. Acá. No, ahí está el calapié, ahí está. Acá.
Desmonte y le digo. Pedalina, ¿dónde está la pedalina? Ah, ok. Y el otro. Perfecto. Vámonos, Humberto. Bien. Sí, perfecto. Ojo con la cadena. Gracias. Tiene adelante. Más adelante. Perfecto. Non rifatelo a casa. Ecco. Questo è da non rifare. Comunque siamo tornati al paese velocissimi perché con la moto del signor Umberto Grande è stata Umbertino. rapidissima. E voi? Che ci fate qua alla reception? Che ci fate qua? È tornata la chitarra. Sì, è tornata ragazzi dopo 2 mesi in viaggio, la prima chitarra che troviamo e allora scatta subito il momento Angela. Perché? È arrivato il momento Angela, quante cose lei ci spiegherà. È arrivato il momento Angela, quante cose ci racconterà. Bravissimo. Grazie. Folle oceaniche per il momento Angela. Sì, questa canzone è stata scritta nel 2019-20 a bordo di Carmen Sita quando avevamo la chitarrina minuscola. A Zipolite. Sì, è vero, sulla spiaggia. Nella spiaggia nudista. È vero, che ricordi. Sai come col nudismo ti vengono così. Ti ricordi? Associazione Concentra. Mi scuso con le vostre orecchie ragazzi, Ma no, scusate. era carino, dai, è venuta carina la canzoncina. Però non so fare soltanto il momento Angela, non solo quello. No, avevano anche altre cose. Devo dire che quando eravamo in Italia ogni tanto spariva per ore, giorni, andava a suonare con i suoi amici, quindi Bello, per un po' non ci siamo visti. E quindi è tornato un po' in allenamento. Intanto noi qua ci muoviamo perché siamo venuti nel centro di Villa Vieja. Villa Vieja. Vieja. E ci sono le zanzare, un sacco Sì. di zanzare, quindi ci spostiamo da qui velocemente perché sotto i lampioni qui attiriamo tutte le zanzare a quest'ora. È il momento del tramonto Un po' questo. dopo mi sa perché è già tutto nero, sono le 6:30 però, quindi prestissimo, qua scende il sole. Direi che è il posto giusto per salutarci però, quindi ragazzi noi da qui vi salutiamo. Iscrivetevi subitissimo al canale come stanno i dicendo. cagnolini. È quello che stanno dicendo anche loro. Traduzione. Iscrivetevi. Ci vado con una moto, vabbè sono partiti tutti. Va bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Abbraccioni di gruppo. Alla prossima ragazzi. Ciao. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado